Oggi abbiamo fatto una ricetta con il cavolfiore che tutti ameranno, il cavolfiore al forno. Vi facciamo vedere come al solito tutti gli ingredienti e il procedimento per farlo venire buonissimo. Con questa ricetta iniziamo la playlist intitolata Tutti ameranno questa ricetta, con una ricetta democratica dedicata al cavolfiore. Prenderemo alcuni ingredienti che hanno la reputazione di non piacere, soprattutto ai bambini, e faremo una ricetta democratica, ossia che ameranno tutti. Oggi l'ingrediente protagonista è il cavolfiore. Vedete, il cavolfiore al forno, dorato e filante. Difficile che non piaccia. Vediamo tutta la ricetta e tutti i passaggi come al solito per farla venire perfetta. 1 kg di cavolfiore, 2 uova, 500 g di patate, 150 g di scamorza affumicata, 60 g di parmigiano reggiano, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale quanto basta, vi facciamo vedere durante la ricetta, stessa cosa per il pepe quanto basta, pangrattato anche quanto basta, un po' di prezzemolo tritato finemente. Per prima cosa puliamo il cavolo, quindi andiamo a togliere le foglie esterne. Uno dei tanti trucchi per far apprezzare i cavoli a chi non apprezza tantissimo in generale i cavoli è acquistare un cavolfiore saporito. Quindi sapete che ci sono cavolfiori e cavolfiori, e la buona riuscita di questa ricetta dipenderà tanto da quanto è saporito il cavolfiore che andate ad acquistare. Preferite quindi quelli ben chiusi, senza macchie e in fiorescenza soda. Se le cimette sono chiuse vedrete che è fresco. Noi inoltre stiamo facendo questa ricetta, come vedete, con un cavolfiore quindi bianco. In genere chi non ama il cavolfiore non apprezza tantissimo l'odore e la consistenza, quindi in questa ricetta andremo a lavorare proprio su quello, andando a modificare questi due aspetti utilizzando altri ingredienti. Quindi vedete, ovviamente si utilizzano le cimette, proprio la parte dell'infiorescenza, che è la parte commestibile del cavolo. Abbiamo messo, vedete, l'acqua in una ciotola e tagliamo il cavolfiore, vedete, in questo modo. Le cimette quindi le tagliamo a pezzi più piccoli, come se fossero, diciamo, degli spicchi. Le foglie più tenere poi non le buttiamo, le mettiamo tutte insieme, perché tanto poi andremo, vedrete, a sminuzzare tutto, quindi non si sentirà ovviamente poi la consistenza anche della foglia. Un trucco che noi utilizziamo è quello di utilizzare le patate come altro ingrediente. Le stiamo tagliando e le stiamo mettendo, vedete, a fettine insieme ai cavoli nell'acqua. Le patate tendono a donare sempre un gusto che in genere è abbastanza democratico, piace a tutti, infatti spesso nelle minestre dei bambini ci sono le patate perché i bambini le apprezzano tantissimo. Quindi andiamo a mischiare cavoli e patate, vedete che il risultato, sia il gusto, la consistenza, l'odore, cambierà tantissimo del cavolfiore. E vedrete che così tutti ameranno questa ricetta fatta con il cavolfiore e riusciranno a mangiarlo, perché è fondamentale poi inserire il cavolfiore nella propria dieta.
Quindi vedete, le patate sono tagliate a spicchi di circa 1 centimetro. Stiamo facendo bollire l'acqua e stiamo salando. Abbiamo sciacquato le patate e i cavoli e li andiamo a versare nell'acqua. Dal momento in cui cominceranno a bollire, calcoleremo 10 minuti. Dopo 10 minuti, quindi, togliamo il coperchio e spegniamo. Andiamo a scolare i cavoli e le patate. A questo punto andiamo a schiacciare tutto con la forchetta, in modo da cambiare la consistenza del cavolo. Sarà tutto molto frantumato e mischiato con le patate, così cambia il gusto e la consistenza. Vi stiamo dicendo tantissimi trucchetti per fare una ricetta con il cavolfiore. Il cavolfiore è il protagonista, che possa piacere davvero a tutti, anche ai bambini. Lasciamo adesso intiepidire i cavoli con le patate in modo poi da andare a condire. Il composto si è intiepidito e andiamo ad aggiungere 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Amalgamiamo e aggiungiamo le uova. Ovviamente non va fatto quando il composto è caldo, altrimenti fate la frittata. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, parmigiano. Ne lasciamo giusto un po', che lo metteremo sopra alla fine. Ok. E il prezzemolo tritato. Poi bisogna assaggiare di sale, se ce n'è buono. Bisogna aggiungere il sale. Ok. Quindi alla fine viene una specie di, stiamo aggiungendo il pepe, alla fine viene una specie di formato gratinato al forno di cavolfiore. Come vi abbiamo detto, ci sono diversi trucchi per fare in modo che chi ha un palato un po' più scettico nei confronti del cavolfiore lo mangi comunque. Anche il fatto che ci siano le uova, le patate, poi ovviamente la doratura sopra, tutte le verdure gratinate tendono a essere più buone. Quindi questi sono tutti i trucchi che potete adottare per far mangiare le verdure, in particolar modo in questo caso il cavolfiore, ai vostri bambini, ma anche agli adulti con i palati scettici. Anche perché sapete che, vi abbiamo già detto, il cavolfiore non deve assolutamente mancare nella dieta dei bambini, ma anche degli adulti, perché questa è una ricetta anticancro, è un rimedio contro il raffreddore e l'influenza. Il cavolfiore tra l'altro è ipocalorico, quindi povero di calorie, ma comunque saziante. È un potente antinfiammatorio naturale, contiene colina che contribuisce allo sviluppo cerebrale, quindi davvero i benefici sono tantissimi, non stiamo qui ad elencarveli, ma fate in modo di fare una ricetta che possa far apprezzare il cavolfiore un po' da tutti. Ungiamo la teglia con l'olio. Un altro trucco che vi vogliamo svelare per far mangiare il cavolfiore, in particolar modo con questa ricetta ai bambini: innanzitutto non utilizzate il pepe e poi non utilizzate una teglia così grande. In realtà andate a fare questa ricetta in teglie piccole, quindi anche gli stampini per muffin possono andare benissimo, oppure ci sono proprio delle teglie a forma di animaletti o di personaggi famosi come Hello Kitty. Se andrete a fare così, perché i bambini prima di tutto mangiano con gli occhi, quindi andrete a convincerli che si tratta di una ricetta buona da mangiare. Soprattutto non vedranno il cavolfiore perché è tutto nascosto all'interno della ricetta, vedranno una cosa con una forma che gli piace, con un colore che non è proprio quello del cavolfiore, dorato, quindi lo mangeranno. Abbiamo messo quindi il pangrattato anche nella teglia e mettiamo il composto. Quindi, come vedete, ovviamente i cavolfiori e le patate continueranno a cuocere nel forno
e per questo li abbiamo cotti solo per 10 minuti. Aggiungiamo le fettine sottili di scamorza affumicata. Anche questo è un altro trucco per far apprezzare i cavoli a chi non proprio ama il loro sapore. Ovviamente se si tratta ancora di una ricetta per bambini mettete scamorza normale, non affumicata, però se si tratta di una ricetta per far apprezzare i cavoli, il cavolfiore agli adulti, utilizzate pure la scamorza affumicata che copre tantissimo poi anche il sapore del cavolo. Se si aggiunge un formaggio filante, in genere è difficile anche che una ricetta non piaccia, quindi abbiamo l'elemento dorato sopra, il filante dentro, le patate che vanno a coprire il sapore del cavolfiore, quindi vedrete che riuscirete, anche se in genere non apprezzate il cavolfiore, riuscirete davvero a mangiarne in grandi quantità in modo da trarne tutti i benefici. Per i bambini sbizzarritevi con le forme. Tra l'altro una ricetta molto simile la potete utilizzare pure per fare delle polpette. Certo, cercate di non friggerle, fatele sempre al forno, perché almeno non si mangia poi una ricetta col cavolfiore pesante. Tra l'altro, se volete saperlo, questa è una teglia 24x40 e il netto del cavolo pulito siamo arrivati a circa 800 grammi. E di patate 400. Aggiungiamo il parmigiano reggiano che avevamo lasciato da parte. Questo contribuirà a formare sopra la crosticina buonissima, quindi a gratinare il cavolfiore, il pangrattato, e compattiamo tutto. Il nostro cavolfiore al forno è pronto per andare in forno. Abbiamo preriscaldato il forno a 200 gradi statico e lo inforniamo alla stessa temperatura. Dopo 35 minuti sforniamo il nostro cavolfiore al forno. Ed eccolo qui, vedete? È dorato. Adesso vi facciamo vedere anche l'interno, come al solito. Se vi è piaciuta questa ricetta, fatecelo sapere nei commenti. Fateci sapere se la rifate e se qualcuno che odia il cavolfiore riesce così a mangiarlo, e proponeteci altri ingredienti da fare in questa playlist di ricette che tutti ameranno, con ingredienti un po' particolari che non vengono sempre apprezzati, ma vi faremo vedere come valorizzarli. Iscrivetevi al canale se volete vedere altre ricette come questa, cliccate sulla campanella così riceverete una notifica, taggateci su Instagram, iscrivetevi anche al nostro gruppo Facebook dove ormai condividete le ricette rifatte da voi, è un gruppo molto attivo. Vi aspettiamo, alla prossima ricetta, ciao!